Modena, 1976, scuola di canto presentata da Mirella Freni e Luciano Pavarotti. Che cosa vuol dire scuola di canto? È una parola alla quale si dà delle volte troppa importanza e alla quale si dà non abbastanza importanza. Tecnica di canto, su questo fatto si sono sentite parecchie teorie e ognuna di queste, proprio perché è una teoria, è valida. Sentiamo che cosa ci dice su questo argomento la signora Mirella Freni, che ci parlerà specialmente delle voci femminili. Più che parlare di canto servono a volte gli esercizi pratici, no? E li puoi correggere molto bene. È naturale che il problema per un cantante, voglio dire, è la respirazione innanzitutto e poi i problemi tecnici di risonanza e ci sono altri problemi musicali, insomma per fare un cantante necessitano molte qualità. Sei d'accordo? Io sono pienamente d'accordo. Che cosa pensi, per esempio, che tecnicamente parlando sia importante per un soprano lirico come te? Quanti passaggi ha, per esempio, il soprano? Beh, sai, non ti puoi basare su di me perché io di passaggio ne ho uno solo, nel medio grave, e dovrei avere anche l'altro. È vero, il passaggio verso gli acuti. Forse il fatto che tu non hai questo è proprio il fatto che dà alla tua voce quella bellezza e quell'unità. Sì, non trovo un grande dalle problema basse nel fino passaggio, agli diciamo, acuti. dalle note centrali a quelle che portano gli acuti, ma nel medio grave lì ce l'ho, e lì c'è il problema di studiare della tecnica di cercare di non gravare il fiato, capisci, che sia sempre ben appoggiato, per me basso, e poi purtroppo per un soprano lirico non ha altro che la qualità della voce e l'espressività, capisci, della frase, perché se un soprano leggero ha la coloratura facile dei grandi sopracuti o un drammatico una grande voce, una potenza, ha già vinto una battaglia, ma il soprano lirico, diciamo, il più comune, il più normale, e allora deve vincere con la bellezza e la qualità dei suoni, che per me devono essere tutti uguali, dalle gravi fino all'acuto, e poi con l'interpretazione e l'espressività che dona a certe frasi con dei filati e dei colori. Quindi proprio perché la tua è un po' la voce, diciamo così, più naturale e nello stesso tempo la più facile, diciamo anche facile da trovare. Sì, facile da trovare, da diciamo, trovare nei che soprani. la tecnica che tu enuncerai adesso dovrebbe essere una tecnica di canto che dovrebbe andare bene per tutti, perché difatti Sì, se tutti i soprani lirici, leggeri e drammatici potessero cantare bene come canti tu, allora avrebbero risolto quasi tutti i problemi, ci sarebbero tanti cantanti e noi avremmo già finito di cantare. Grazie caro per il complimento. Adesso parla tu. No, adesso, io parlo di quello del soprano lirico, è vero? Tu devi parlare per io parlo per il tenore, parlo per l'uomo, parlo dell'uomo in generale e del tenore in particolare. Cercherò di parlare della voce dell'uomo e in particolare di quella del tenore. Cominciamo subito con la voce del tenore. Il tenore ha un passaggio quasi obbligato in generale se si parla di tenore con la voce, come diciamo noi, non di tenori leggeri, tenore con la voce piena che incomincia dal lirico e va a finire fino al drammatico. Il tenore di solito incomincia a chiudere i suoni o a raccogliere, per meglio dire, verso il fa diesis e sol. È un suono forzato, è un suono innaturale, è un suono al quale il giovane difficilmente crede, però è un suono che produce nella voce, tecnicamente parlando, anatomicamente parlando, produce nella voce un riposo delle corde vocali che saranno poi pronte, quando la voce sale a note più alte, a vibrare con più elasticità e quindi a prendere gli acuti con una certa facilità, gli acuti che vanno dal si bemolle fino al si naturale, al do, che sono le note più impervie per un tenore. Dico che nessuno ci crede perché nella gola succede un procedimento tale che sembra un suono soffocato a chi lo fa. Di fuori invece è un suono che ha una certa nobiltà, che dà alla voce una caratteristica di cantante serio, e per cantante serio intendo un cantante di musica seria. È difficile
È difficile crederci, però i risultati sono sempre piuttosto notevoli, perché una voce, anche se è piccola, ma che incomincia a raccogliere questi suoni in partenza, avrà sempre uno sviluppo naturale, sarà sempre un passo avanti l'altro che farà per tutta la carriera, basta che logicamente continui a seguire questa tecnica vocale. Chi non fa questo, chi incomincia ad aprire, può essere una cosa anche più eccitante, diciamo così, il sentire una voce aperta in certi suoni di passaggio. Però se questa da un'eccezione che dovrebbe essere diventa una regola generale, credo sicuramente che la voce, anche la più bella, la più meravigliosa, dopo un po' di tempo finisca per logorarsi, finisca per sfibrarsi, e proprio per il discorso che abbiamo fatto prima, cioè quello delle corde vocali che riposano chiudendo i suoni e aprendoli invece, le corde si sfibrano, incominciano ad arrivare con grande difficoltà prima al Si naturale, poi al Si bemolle, poi al La, e soprattutto non riescono a incominciare una frase, per esempio come gelida manina, riposate. Quindi quando la voce comincia a stancarsi si dice voce vecchia anche di un ragazzo di 20 anni. Per tutti, questa è una legge unica, perché la tecnica, secondo me, con qualche variante, secondo anche i problemi che presenta ogni cantante, ma è unica, è una sola, è Luciano. Sì, Tu sei d'accordo? Sì, credo di sì, anch'io, però logicamente parlando di donne devi essere tu a dirlo, perché io posso sentire solo i risultati. Sì. Si sente il pubblico, quando il pubblico ad una nota fa vuol dire che c'è qualcosa che non va, no, lui non lo sa il motivo, un tecnico può anche sapere il motivo. Sì, naturale. Noi possiamo, analizzandolo, sappiamo il perché. Per esempio nessun dorma, 90 casi su 100 io ti so dire dalla nota precedente se il tenore farà bene il Si naturale. Questo anch'io. Immediatamente, perché se fino lì è arrivato con un certo controllo del raccolto, è facile che lo faccia bene, e viceversa è facile che lo stecchio che faccia un brutto suono. La tecnica di canto poi così da sola è piuttosto ovvio che non serve a niente. Ci vuole un'ispirazione quando si è sul palcoscenico, ci vuole coraggio quasi di dimenticarla la tecnica vocale per un momento, e dei nervi di acciaio, un fisico piuttosto robusto, ma di sano. solito chi intraprende questa attività è sempre uno che ha un fisico sano e robusto, perché se non è così, dopo un po' di tempo, ancora prima quasi di incominciare, si rende conto che non ne vale la pena. Considerando la teoria che ho annunciato prima, si cerca di indirizzarla su questi suoni chiusi, e in questo ci vuole una grandissima fiducia, secondo me, dell'allievo, e deve ciecamente fidarsi dell'insegnante quando gli dice che un suono è bello, anche se lui dentro la gola e nelle sue risonanze con i suoi orecchi quindi lo sente brutto. Sì, sono d'accordo con te, però è importante il colloquio che anche dica quello che sente e che spieghi bene, perché io mi ricordo che molti anni fa, ho cominciato a studiare canto, certi suoni il mio maestro mi diceva: ah, ecco, questo è stupendo, è bellissimo, e io controbattevo, dicevo: sì maestro, lei ha perfettamente ragione, lo sento anch'io, però sento nella posizione della gola che c'è qualcosa che mi sforza, allora dobbiamo trovare questo stesso suono, che io non senta lo sforzo troppo nella gola, e che la gola deve essere ben rilassata, come dici tu, riposata. E questo è molto importante, che si collabori, che l'allievo non può sempre dire sì signore, deve dire anche quello che sente dentro, capisci? Sì, ma si capisce. No, questa collaborazione. Il discorso sì, mio lo so non che è tu sei generale, d'accordo con me, ma faccio per spiegare ancora meglio questo punto. Non è in generale, è specialmente per questi suoni, ecco perché ripeto ancora quello che ho detto prima. Tu vai in giro per il mondo, vengono degli allievi in camerino da te a dire: ma come canta, ma che meraviglia, ma che facilità, ma come fa lei a cantare? Sì, non capiscono che è tutto uno studio. E tu dici: io chiudo il fa diesis e il sol, e loro dicono: io l'apro. Il discorso è proprio di una fiducia che l'allievo deve avere. Poi logicamente se si parla in cosa generale, non esiste maestro di canto bravo e non esiste allievo bravo, esiste un bel incontro, cioè il maestro sia all'altezza, e questo non è neanche la cosa più difficile di questo mondo, ma soprattutto che si capiscono l'un l'altro. Io ho parlato di una cosa tecnica parlando di suoni raccolti. Questo è il risultato finale di quello che è, diciamo così, un meccanismo più complicato.
Il meccanismo più complicato incomincia con la respirazione. Ecco. La respirazione per l'uomo è diaframmatica senza ombra di dubbio. Io sono donna, Luciano, respiro così anch'io. E io inorridisco, vedo certi soprani che respirano tutti alti e che si ingolfano. E ho notato che tutte, adesso in questo caso parlando di donne, le più grandi cantanti, facendo anche i nomi, Caballé, Nilsson, Sutherland, la Scotto, respirano tutte così, respirano questo è vero, è proprio vero. E allora si vede che la via della respirazione anche per la donna è quella naturale, che per la donna è più faticosa. Però ha un grande vantaggio, sì, che cantando un'ottava più alta non deve andare a pescare, non deve spendere molto fiato andando in giù. Ma quindi... per il soprano è proprio lì invece, Luciano, respirando diaframmaticamente basso un po', quando vengono i passaggi medio-gravi per il soprano è più difficile tenerli, capisci? E allora ci vuole un grande studio, un grande controllo, perché è un po' più difficile. Ti aiuta molto di più quando vai negli acuti. Però per una donna non è molto naturale questa respirazione, allora ci vuole una grande costanza, una grande pazienza e un grande lavoro. Che cosa vuol dire per te, Mirella, cantare sul diaframma? Deve essere tutto ben rilassato, naturalmente il collo, le scapole, capisci, le spalle, tutto quanto. E la respirazione, il diaframma, sai, è qui, diciamo, sotto lo stomaco, è là che devi sostenere, devi respirare prima in fuori, capisci, prenderlo e tenerlo, no? Tenerlo giù, ma senza sforzo, e piano piano dosare questo fiato che deve uscire, è come una valvola. Per me è così, e per te? Anche per me. E sarebbe sufficiente guardare un bambino che piange nella culla per avere l'esatto supporto. Difatti, se voi osservate un bambino che piange, i bambini possono piangere per 10 ore in fila, non rimangono mai rauchi, perché appoggiano sempre sul diaframma. Sì. Voi vedete lo stomaco che è sempre una pompa continua. E questa è la questione. Solo che quando poi si canta, questo per tanti motivi dei dopo quali ci vuole io il sono controllo. all'oscuro, si perde questa tranquillità. Forse, Luciano, tu lo sai, un po' di tensione nervosa, la preoccupazione musicale, la preoccupazione diciamo di esprimere, delle volte doni un po' di più, allora puoi arrivare col fiato un poco più pesante anche, e allora questo ti porta, ecco perché dico ci vogliono anche dei nervi d'acciaio, nel senso di restare molto freddi per controllare sempre non solo questa situazione, tutte le situazioni musicali, perché purtroppo sceniche. Noi stiamo parlando per adesso solo della voce, e quando avremo finito di dire questo dobbiamo aggiungere che la voce è sicuramente non di più di un terzo di quello che è necessario per fare un grande cantante, un grande cantante e anche un cantante normale, voglio dire, che al giorno d'oggi metta un piede sul palcoscenico con dei risultati positivi. Sì. Poi per provare io darei un consiglio: quando uno, diciamo, è sdraiato sul letto, sulla schiena, può vedere benissimo di respirare basso, questo diaframma ben rilassato, poi lo senti dentro che ti si apre tutto, ti si rilassa tutto quando respiri bene. Quando uno è troppo contratto c'è qualcosa che non va nella respirazione. Questo te lo può insegnare un maestro, ma secondo me lo deve sentire anche l'allievo, lo deve trovare da solo. Il maestro ti dà un indirizzo, però lo devi svilupparle da solo queste cose, con un grande studio, con una grande volontà e con una grande onestà con se stessi, perché non si deve dire ma è difficile, non riesco, ma oggi ho mal di stomaco, ma mi fa male la testa. Non è vero, perché intanto quando si andrà in teatro sarà sempre peggio di così. Questo è anche vero, capisci? E allora con grande onestà e un grande lavoro uno arriva, perché io me le sono trovata da sola queste cose. Credo tutti. È famosa la frase che vecchia di secoli, che dice che il palcoscenico è il più grande maestro di canto, proprio perché da lì ogni singola persona fa l'esperienza personale e si dà una regolata, come si suol dire. Dopo trovi il controllo, perché è naturale che quando studi una cosa io mi ricordo in casa... quando abbiamo fatto la messa da Requiem, che c'era il punto dell'Ostias, l'avevo chiesto a tutti i più grandi colleghi, grandi tenori, colleghi miei,
Uno diceva di farlo aperto, uno diceva di farlo chiuso, uno di farlo mezzo aperto, mezzo chiuso. E io non riuscivo, erano mesi che provavo e non riuscivo a trovarlo. Quando sono andato giù in orchestra e ho sentito il suono dell'orchestra, è venuto fuori da solo il suono, senza neanche pensarci. È stata un'ispirazione di quel momento che ha fatto muovere. C'è un libro molto interessante che io ho letto in America sulla scuola di canto, che dice: cantare come Caruso vuol dire sentire come Caruso. Se tu hai le sensazioni che ha avuto Caruso in quel momento, tu produci la stessa voce. Ecco, adesso voi ragazzi fate delle domande se avete, per ogni problema che avete, dei problemi anche su questa conversazione. I grandi cantanti, la vigilia della recita, hanno una psicologia loro tutta particolare, una preparazione... Niente sesso, No, alla vigilia della recita, il giorno della recita, niente anche sesso. se ripetono la 100ª volta la stessa Forse opera. per voi uomini, per noi donne Ecco, non è la stessa cosa. Molto importante. L'alimentazione E il comportamento dell'artista prima della recita. Io cerco, quando sto lavorando, e praticamente tutto l'anno, di non mangiare delle cose troppo indigeste, troppo piccanti, questo naturale, perché potrebbe irritarmi un po' la gola e farmi venire dei catarri, questo sì. Però non è poi che stia veramente a stecchetto, ecco, perché voglio anche che il fisico resti abituato, il mio stomaco, a mangiare un po' di tutto, questo sì, naturalmente senza esagerare. È naturale che il giorno della recita non vado a fare una grandissima mangiata, una buffata, come si suol dire, perché alla sera arriverei con il fiato molto pesante e non potrei più veramente cantare come spero di fare. Ad ogni modo, con un bel filettone, anche un po' di pasta delle volte, sai, gli italiani come sono, ma non trovo dei grandissimi problemi per l'alimentazione. Ecco, naturale che una cosa regolata e non esagerare con gli alcolici, con le spezie, è tutto lì. Volevo chiedere a proposito della respirazione. Io ho notato che molti cantanti, anche fra i grossi cantanti, usano due diverse forme, soprattutto quando vanno in acuto. Negli uomini si nota di più perché lo stomaco dell'uomo è più omogeneo di quello della donna. In genere la donna o c'ha un busto o c'ha qualcosa, non si vede bene. Molti grossi cantanti, quando vanno in acuto, premono letteralmente su questo diaframma e si vede lo stomaco che sporge più del normale, che poi pian piano perdendo aria torna un po' indietro. Mentre altri cantanti, anche cantanti di un certo nome, quando vanno in acuto si vede questo diaframma che rientra, cioè sembra che si sollevino loro tutti insieme nel fare l'acuto, mentre molti si appoggiano letteralmente, molti si sollevano, si vede proprio un qualcosa che va in su. Ora, secondo voi, qual è il sistema? Prima di dare una risposta io voglio fare una domanda. Quali sono di questi due quelli che preferisce lei come cantanti? Quelli che premono. Quelli che spingono letteralmente sul diaframma. Allora la risposta l'ha già data lei e secondo me è giusta così. Anch'io torno al problema della respirazione, che è uno dei miei problemi personali. Ma Dio, questo è il problema di tutti, e quando si canta, si comincia a studiare, appunto, e anche quando sono molti anni che si studia, delle volte sorgono ancora dei problemi per la respirazione, che certe note che facevi facilmente, tac, a un certo punto non si sa perché, non riescono più come prima. Allora devi riguardare un po' la respirazione, certe cose. Ecco, io volevo sapere praticamente, no? Cioè, che tipo di esercizi, cioè come bisogna fare i vocalizzi, ad esempio nel caso di una persona che sia troppo contratta, che appunto abbia dei problemi in questo senso. No? Io prima ho detto che respirando bene uno deve essere molto ben rilassato, e ripeto questo, no? Ben rilassato con l'appoggio basso sul diaframma, ma non questo appoggio che sia contratto, che C'è una spia per me: quando il diaframma è troppo contratto si stringe subito la gola, i nervi, diciamo, i muscoli del collo vengono subito contratti, si irrigidiscono, e questo non deve succedere mai, per me mai. Tu sei d'accordo, Luciano? Sì. E questo lei può avere anche la spia, un controllo di vedere. Quando lei si sente troppo rigida è segno che
che il diaframma non è messo al punto giusto. Cioè, non so, praticamente ad esempio fare dei vocalizzi cercando di tenere molto leggero appunto il fiato senza spingere, anche se non viene fuori un eccesso Adesso di lei mi voce. deve dire cosa intende per leggero. Cioè senza ottenere Perché ad esempio il volume delle volte si fa confusione che uno stando leggero è tutto non appoggia. e non appoggia. Sì. Invece ci vuole l'appoggio, ma deve essere un appoggio giusto, capisce? Non schiacciato. Non bisogna mai dimenticare, secondo me, che la voce si forma in gola. Sì. Allora il discorso quando si dice non cantate ingolato è perché il diaframma non riesce a buttare fuori dalla gola la voce, ma la posizione è poi sempre quella lì, perché anche le più grandi voci del passato erano voci che partivano dalla gola. Poi il diaframma riesce a spingere così tanta aria attraverso le corde vocali che le fa vibrare, come quella di una tromba. Quando invece le corde vocali non riescono a vibrare con abbondanza, diciamo così, si sente questo suono che diventa ingolato. Io ritengo molto giusto che un cantante così per perfezionare la sua respirazione debba fare senz'altro dello sport. Ora io mi trovo a dover affrontare e quindi superare questo problema. Oltre al canto artistico studio anche pianoforte. Naturalmente sono due cose che conciliano e non conciliano, perché il pianoforte richiede ore ed ore così seduta durante il giorno. Cioè il canto artistico, così richiedendo un certo senso dello sport, così come dicevo prima, no? Richiederebbe naturalmente dell'esercizio da parte mia, della ginnastica, cosa che non riesco a fare. Non so, potrà sembrare una domanda così pressoché assurda, però così chiedo a voi come risolvereste questo problema, ecco, senza far perdere tempo né all'una né all'altra cosa, cioè andando a studiare, cioè facendo conciliare queste due cose, anche se da questo lato qui non è che conciliano molto. Ma non so, Mirella, tu hai una cosa, io avrei una proposta, e la proposta secondo me è questa: se fossi in lei io andrei in piscina 3 o 4 volte a settimana a nuotare, perché il nuoto fa decisamente bene, una delle cose ma migliori. basta anche fare poco di esercizio, Pure per comprare un libro fisico, yoga ginnastica anche in camera, non è mica poi bisogno di andare a fare delle corse, capito? Perché basta fare un po' di ginnastica che il diaframma sia scattante un po'. Sì, io infatti ne faccio, non è che... Ecco, allora mi pare che sia sufficiente questo. Anch'io volevo tornare al problema della respirazione, cioè in questo senso volevo sapere praticamente che esercizi e come l'allievo deve fare questi esercizi, cioè e se ha dei problemi di respirazione probabilmente il pretendere subito di fare, non so, delle note molto acute dove il problema credo aumenti, no, rispetto alle note del registro medio, sia utile o meno, oppure se sia il caso di gradualmente di cominciare così appunto a indirizzare su questa giusta strada l'allievo. Io credo che si debba andare gradualmente. Importante. Cioè è meglio pretendere, non so, molto volume di voce, no, oppure... Secondo me no. Se tu, Luciano, sei d'accordo, è bene trovare la posizione giusta. Io cercherei una posizione giusta, lasciare la voce come la natura l'ha messa, e poi andando su questa strada, continuando logicamente nel modo corretto, la voce dovrebbe svilupparsi da sola. Se la tecnica è giusta, la voce si sviluppa sempre. Cioè non è necessario forzare. No. Se lei guarda, per esempio, il caso più tipico è Beniamino Gigli. Se lei prende dei dischi di Beniamino Gigli giovane, sono dischi di un tenore con una voce niente di eccezionale, così, una voce bella di timbro, ma oserei quasi dire una vocetta. Però lei segue questo grandissimo tenore attraverso gli anni e vede che proprio perché ha lasciato la voce, cioè ha dato alla voce subito una direttiva ben precisa tecnicamente parlando, senza forzare, ha finito per avere una voce che era lirico spinta. Anch'io ho fatto un pochino questo ho avuto ma credo questo tutti, processo, credo perché tutti noi. Ho cominciato con una voce molto piccolina, molto piccina, non è che adesso ho una grandissima voce, però pian piano con lo studio, con la tecnica diciamo giusta, si è sviluppata e si sono soprattutto sviluppati gli armonici, che sono questi la cosa più importante, perché gli armonici ti danno il colore, ti danno la morbidezza e anche la voce con gli armonici giusti, ben messi a fuoco, passa bene l'orchestra e corre in teatro, perché molte voci che sono invece sembrano tanto forti in una sala e poi sono forzate, non riescono a superare la barriera del suono dell'orchestra.
Perché? Perché non cantano giusto e la voce rimane lì. Invece quando una voce è ben messa, ben proiettata, con gli armonici giusti, anche un filo delle volte sente una vocina e fa un filato, riempie tutto il teatro. Io ho sempre molta fiducia di una voce ben educata, con una tecnica piuttosto precisa, con una facilità di acuti, e non perché l'acuto di per sé stesso abbia una grande importanza, ma perché la facilità di acuti di solito denota una tecnica, come ho detto prima, già abbastanza formata su quelli che sono i suoni di passaggio, che sono poi lo scoglio. Volevo chiedere, quando un giovane inizia a studiare canto, il suo problema più grave è quello di riuscire a portare la voce, come dicono, nelle fosse nasali perché risuoni. Qual è il sistema per uno che inizia per portare questa voce nelle fosse nasali? Posso dire questo, mi ricordo nella mia carriera che questo passaggio proprio della voce qui, davanti, diciamo così, davanti, mi è stato dato studiando il Rigoletto così, su un disco di Jean Pierce, non cercando di imitarlo, ma anche se non si vuole, si finisce sempre per farlo, che ha questo tipo di voce un po' metallica e logicamente molto avanti, però ho unito il sentire Pierce e cantare il Rigoletto, che voleva dire che per forza, se volevo cantare, dovevo cantare in quel determinato modo. Io credo di aver risolto, me lo ricordo molto bene, questo problema. Proprio ho notato un grandissimo miglioramento nella mia voce quando mi sono messo a studiare Rigoletto, e anzi per i tenori, qualsiasi siano essi, di qualsiasi voce abbiano, direi proprio che lo consiglio caldamente di studiare Rigoletto sonnambula, anche se hanno la voce grave, non importa, perché se riescono poi a cantare quella roba lì, il resto diventa molto semplice. La mia domanda era questa: si sente parlare della voce indietro, della voce avanti, la voce in maschera, la lingua che chiude l'emissione della voce, tutti questi problemi. È un problema che l'allievo ha preso le prime sue nozioni o se lo porta dietro perché non riesce a sfogare il suo istinto di voce e non riesce a trovare la strada giusta per emettere la voce come deve essere? Ma bisogna innanzitutto vedere, per esempio, come dici, la lingua. C'è della gente che ha la lingua che gli si alza dietro, può essere anche un difetto, capisci, che ce l'ha anche quando parla, un modo non solo per cantare. Io ho visto una volta un maestro che per togliere questo difetto a un cantante gli metteva un cucchiaio in bocca e lo teneva giù per abituarlo. Naturali i suoni erano terribili, perché erano metallici. Cantare con un cucchiaio in bocca non era facile, però devo dire che questo pian piano dopo si era abituato, perché veramente cantava quando doveva fare specialmente un acuto. Non so, la lingua si alzava tutta, era una cosa stranissima, ma naturale. Se poi ha dei difetti veramente fisici, congeniti, allora c'è poco da fare, ma se sono dei difetti così che uno li ha acquisiti, io penso che col lavoro, con lo studio, li possa eliminare. È da imputare una valutazione errata del maestro di canto o un'involuzione della gola stessa, quell'individuo che comincia a studiare da basso, da baritono e poi diventa al limite anche tenore leggero? Cioè noi abbiamo avuto di questi esempi, no? Anche dei grossi cantanti che hanno cominciato con un timbro e hanno finito la carriera con un altro timbro. Ma io ci andrei piano a dar la colpa sia al cantante che al maestro. Sai perché? Perché un cantante è sempre la voce in evoluzione e uno può partire in un modo e pian piano durante gli anni cambiare, sai, lungo la via. È veramente una carriera difficile e allora bisogna andarci molto piano, secondo me, e si possono vedere delle cose molto strane anche. Poi c'è da dire questo: nel dubbio è sempre meglio cercare di tirare la voce più alta, perché la voce più alta finisce poi per essere una voce, anche se costruita, finisce per essere più facile. È molto più facile fare un acuto spingendo che andare a pescare una nota bassa quando non sia facile. Poniamo che un allievo abbia le note gravi, le note basse deboli. Sì. Secondo voi conviene esercitarsi molto sulle note basse o lasciarle maturare spontaneamente? Ma io direi che se ho dei problemi, io le ho avuto questo problema e ci ho lavorato molto e l'ho risolto, praticamente risolto, però
sono andata, diciamo, un po' con la mano di velluto, perché sentivo che se volevo gravare e forzare mi portava un po' fuori fase, un po' fuori strada. E per esperienza mia che ho fatto su di me, io credo di lavorare bene e di lasciare piano piano sviluppare questa cosa, perché può darsi che ci sia anche un fattore fisico che non risponde del tutto, capisci? E io credo che è meglio non strapazzare mai le corde vocali. Se un allievo ha la voce, diciamo, corta, cioè non ha gli acuti, pensate che possa pian piano conquistarli o no? Cioè lo consigliereste a studiare o... Ma io avrei molto più fiducia di una voce corta che però canti bene appoggiato nel centro, che non uno che abbia solo gli acuti e che non riesca a timbrare la voce quando dice "se quel guerriero io fossi", per esempio. Io sono d'accordo con te, perché con lo studio si sono visti dei casi che hanno acquistato delle note piano piano, e tutto dipende di vedere se questo ha la voce larga perché la fa troppo larga e se deve ridimensionare tutto il centro, un po' cercando la qualità e non la quantità per poter sfruttare le note acute. Volevo chiedere qualcosa appunto sulle note gravi, medie e le acute. Cioè, a me l'esempio del palazzo che si costruisce dalle fondamenta piace molto. Cioè, non capisco appunto come una persona che non abbia una buona base sulle note gravi e medie possa andare sugli acuti, perché sì, non lo capisco. C'è un discorso che non sta nel paragone della casa, In che senso? perché le fondamenta del canto sono il centro e non la base. Lei ha visto che uno dei più grandi tenori, io parlo perché sono tenore, di tutti i tempi è stato Tito Schippa, che non andava né molto giù né molto su, però aveva quel centro che aveva. Mi diceva la figlia di Pinza che suo padre, quando ha incominciato a cantare, aveva pochissime note, ne aveva 3 o 4 belle nel centro, e su queste 3 o 4 note il suo maestro per degli anni, per 2 o 3 anni, ha costruito quella che è una delle più belle voci da basso di tutti i tempi. Da tutte le cose che abbiamo detto viene fuori, e credo, una conclusione che praticamente c'è veramente molto poco da parte della natura e molto di più da parte dello studio. Cioè, non lo se fosse vero il contrario, ci sarebbero 100.000 cantanti, perché almeno sono 100.000 le voci esistenti nel mondo. Bellissime, per cui la base natura ci vuole, si però sentono tante lo studio è belle voci, importantissimo. ma che non si niente, proprio perché o tecnica o qualcos'altro, qualcosa, costanza, fisico, volontà, salute, volontà, così, ispirazione, tutte musicalità, tutte queste cose che se non ci sono, perlomeno se non sono sufficienti, non si riesce. È una professione molto difficile. Anche fortuna, però la fortuna prima o poi nel nostro ambiente si presenta sempre. Pare che la domanda importante sia quella, visto che c'è Pavarotti, che ci dica qualche cosa sul famoso do di petto. Io lo volevo chiedere io, stavo chiedendo. Perché questo Il sia do di proprio petto. il famoso do di petto, dico, tutti aspetti. Ma il discorso del do di petto è diventato famoso Appunto. con Dupré, che è stato il primo tenore che l'ha fatto nella storia. È diventato famoso perché prima lo facevano da castrati lo facevano col falsetto, e dopo l'hanno fatto da tenore vero. con la voce hanno detto di con- petto, però con- non è giusto che si faccia col petto. Volevo chiedere al signor Pavarotti, e non perché lei signora non ne abbia, qual è il sistema migliore per prendere un acuto? Cioè, cosa bisogna sentire nel momento in cui si dice sto per fare un acuto? Bisogna sentire il diaframma basso pronto a scattare per sorreggere la nota. E ben rilassati Ben per essere rilassato. pronti allo scatto. Allora, quando il diaframma è ben basso, sicuro per prendere la nota, delle volte non viene fuori lo stesso. Ma comunque in generale viene. E ben rilassati, perché se uno è contratto è finita. In questo teatro io ho avuto il piacere di conoscere Gigli. Gigli faceva dei Anch'io. vocalizzi, mi hanno detto che il mattino alle 11 veniva a fare i vocalizzi. E andava lassù a fare i vocalizzi e io l'ho aspettato di sotto. Ero un ragazzetto proprio, avrò avuto 12 anni. Così. Cantava la Lucia qui con la Pagliughi. Con la Pagliughi. E io ero in loggione là. E io l'ho aspettato di sotto e ho detto: ma maestro, quanti anni ha studiato? E lui mi ha detto: ho finito un quarto d'ora fa. Signora Freni, signor Pavarotti, noi abbiamo avuto esperienza personale attraverso i dischi e per aver sentito personalmente grandi cantanti del passato. Sì. Sappiamo che oggi belle voci ci sono ancora, ma non sono
allo stato limpido come lo erano precedentemente, questo dipende da una cattiva scuola moderna o da buona scuola del passato? Ma io avrei, parlando di tenori, avrei una mia teoria. Dilla. E l'ho espressa anche prima. Secondo me al giorno d'oggi si tende a ingrossare subito la voce senza lasciarla maturare naturalmente, per cui i bei timbri di una volta è molto difficile trovarli adesso. Il cantare sul parlato come si faceva una volta diventa sempre una cosa più rara da sentire nei teatri. Si sentono sì delle voci che possono essere anche in un certo senso più interessanti per un determinato genere di repertorio, per esempio per il repertorio francese, però non trovo che c'è nel giovane in generale una troppa fretta per volere ingrossare una voce che da sola lo farebbe da sola col tempo. Sì, perché tutti non si sa perché si attratti dal genere drammatico. Se lei per esempio uno dice io canto l'opera drammatica, sembra che sia più bravo di uno che canta la bohème o canta un'altra opera. Non è vero, perché ognuno è vero, ha la propria categoria, le proprie qualità. E allora tutti vogliono forzare, tutti vogliono cantare subito queste cose e non si studia più con tranquillità, con serietà, con calma e, come ha detto Luciano, naturalmente facendo queste cose non lascia maturare lo strumento per gradi come deve essere. Poi c'è un altro discorso. Viene da me uno a farsi sentire, io di solito chiedo: che voce hai tu? Lui mi dice tenore drammatico. Apre la bocca, è appena un lirico leggero. Cioè ho il dubbio che chi canta non sempre si senta. E allora questo è il dubbio. O non vuole sentirsi, no, io la buona fede la metto. Sì, la metto non vuole, nel senso, però ho il dubbio che uno non si senta. di questo discorso. Ho il dubbio che uno non riesca a sentirsi perché non può, perché di solito le persone che vengono a farsi sentire sono tutte persone molto intelligenti. Al giorno d'oggi il cantante stupido come c'era una volta non c'è mica più. Allora, ammettendo la buona fede, si deve anche dedurre che questa persona non si sente. Può darsi. Può anche darsi che abbia tutta la voce dentro, che abbia la voce che gli suona nelle orecchie dentro e lui se la sente grande. E si sente un gran boccione, viene a fare pi, sembra una trombetta del lunedì. Dunque io volevo tirare in ballo il problema dell'intonazione. Cioè tante volte si sentono dei cantanti con delle belle voci che però regolarmente stonano. Cioè è una questione soltanto di orecchio, è anche una questione di tecnica vocale, cioè di avere impostato un suono in maniera sbagliata. Può essere, bisogna vedere, perché può essere che uno veramente non lo sente e cala o cresce perché chissà Dio, ma se è un fatto di tecnica si può correggere e si deve correggere, perché delle volte oppure ha debolezza di diaframma, non so, e non riesce a stare in tono. Ci sono di quelli, per esempio, che spingono troppo e crescono, e questo allora è un difetto di tecnica. Anche noi delle volte quando studiamo saltano fuori questi problemi perché magari non hai messo in posizione giusta tutto. Secondo me c'è un modo anche di fare. Cioè per esempio far fare a chi cantando in voce stona la determinata nota, fargliela fare anche piano, cioè anche così, senza voce. Allora si capisce veramente se lui la nota non la sente o non la sa produrre. Sì. Se non la sente vuol dire che stona, il discorso è un discorso di orecchio. Sì. Se invece non la sa produrre, il discorso quasi sempre è di diaframma. Una delle difficoltà maggiori per chi inizia a studiare il canto è eseguire dei piano e dei pianissimi, o dei pianissimi più difficili ancora, quindi parliamo solo dei piano. Qual è il sistema migliore per eseguire un piano? Cioè cosa si deve fare quando uno vuole cantare piano? Il diaframma deve essere teso, rilassato, deve cantare solo con la parte della gola o ci deve essere un impegno fisico maggiore che come cantar forte, che quando canta forte? Io al giovane consiglierei di cantare, il piano e il forte è una cosa che viene dopo.
Secondo me il giovane non deve tanto preoccuparsi di fare dei suoni piani, deve preoccuparsi di fare dei suoni belli, tranquilli, messi in posizione giusta, e il piano che possa avere una certa uniformità di voce. Il piano è una cosa che di solito si conquista, è una rifinitura che di solito si conquista entro i primi 2 o 3 anni di canto sul palcoscenico, o anche magari anche il giorno stesso che debutti lo senti e lo fai, per cui il famoso discorso che dicevamo prima, che ci sono delle cose che si sentono arrivare e magari ti arriva di farlo piano e lo fai. Però al giovane, prima che il sipario si apra di fronte a lui, non starei tanto a pensare sul piano. Sì, io cercherei di mettergli a posto la voce, poi che usi bene il fiato. Poi il discorso del piano è un discorso così ormai dentro all'epoca in cui viviamo noi, che un cantante non ha più di questi problemi, lo deve sentire per forza, lo deve fare per forza. Lo farà secondo me col tempo. Io se fossi un maestro di canto non starei mai a insistere su un piano. Può per un cantante essere determinante ai fini della propria longevità di carriera la scelta del repertorio? Ma se ci vogliamo attaccare al discorso di prima di lasciar maturare la voce, il repertorio ne va un po' di conseguenza, va con questa maturazione. Quindi posso dare un esempio personale del quale sono orgoglioso dopo tanto tempo. Io ho fatto il Rigoletto alla Scala nel 1966, ne abbiamo fatto 27 recite in 2 stagioni consecutive. Alla fine di queste bellissime recite mi hanno subito chiesto di fare il Guglielmo Tell e io ho subito detto di no. Sono molto felice di questo, perché se l'avessi fatto certamente a quest'ora non sarei qui a parlare con voi. La signora, parlando della A, mi ha fatto venire in mente il problema dell'articolazione. Sai, ci sono certi soprani che sono di bel canto e loro si preoccupano molto di più diciamo, della qualità del suono, della linea, e lasciano e trascurano, diciamo, la pronuncia. Mentre invece penso che se volessero, perché parlo di grandi cantanti, proprio grandi, lo potrebbero fare benissimo anche loro. È proprio questione così, ormai uno si è trovato questa strada e va bene e trascurano il resto. Cioè, visto che noi parliamo di qualcosa così anche di teorico abbastanza, sì, no? Cioè, per chi studia, no? E anche per i maestri di canto, credo che non sia da tralasciare questo problema. Cioè, certo, è una scelta che alcuni fanno volontariamente, certo, d'accordo, però non sarebbe giusta come certo, scelta. Cioè, naturale che, come ho detto prima, si deve studiare bene. Per esempio ho detto io io per natura la porto a aprire anche parlando e mi va indietro, e so che se io canto mi va via, devo cercare di metterla più avanti, mischiata magari con un po' di O, che viene fuori la giusta lo stesso, e questo si deve anche studiare. Si deve cercare di mischiare anche le vocali e poi non trascurare le consonanti, che sono molto importanti per attaccarsi al suono in alto. Io non so, posso dare un esempio qua, quando canto nella Bohème, il Don del lieto sì, quando devo fare verso il finale bada, no? Che lo faccio pianissimo, naturalmente se sto bene, questo io prima di attaccare questo bada dentro di me, nella mia testa, io sto pensando a una N, e sono là. Ma se faccio ba, mi può portare la bassa. Io sto già pensando a una N, bada, e viene giusto. Sì, è fatto anche di queste cose che dobbiamo cercare, trovare. Cantare è veramente... È molto più difficile. Io vado avanti, più mi rendo conto che è una sensazione. Capisci? Una grande io so sensazione. che questa N così... Dopo la tecnica, dopo tutti questi discorsi. Difatti se noi stiamo male di umore o stiamo male di stomaco, molte sensazioni spariscono e le nostre prestazioni c'è una grande differenza fra star bene e star male in un cantante. Si è molto ipersensibili, specialmente quando si va sul palcoscenico, si sente tutto e gli subentrano tante cose e non è facile, ecco. A proposito di cavità, si vedono alcuni cantanti che cantano con la bocca chiusa quasi, cioè hanno le labbra molto strette quando cantano, mentre altri cantanti quando cantano aprono moltissimo la bocca. È questione di natura, di tecnica, oppure, cioè, secondo voi qual è preferibile? Cercare di aprire il più possibile la bocca o cercare di fare il suono nel migliore dei modi anche con la bocca leggermente chiusa? Ma qui non puoi cantare. Un po' difficile, a bocca chiusa c'è il coro della Butterfly, ma
partendo da questo, la bocca ognuno la apre come crede, perché perché quando abbiamo detto di arrivo della produzione, la produzione del suono arriva fuori dalla bocca, ognuno la apre o la chiude come crede. C'è chi la apre molto, c'è chi la apre poco, basta che il suono venga fuori bello pulito e tranquillo. È facile, per quello che può essere facile cantare, che non è mai facile. Io notavo, per esempio, guarda, proprio alla scala, alla prova generale della norma con la Caballé, che faceva un filato lunghissimo, no? E tu citai che alla Caballé nei filati e quanto sono belli. E siccome ero nelle prime file, la guardavo e prendeva questo suono con una posizione, diciamo, della bocca alto così, e poi sempre continuando questo suono, però lei pian piano apriva la bocca, ma non è che metteva più voce, si vede che lei aveva bisogno di ammorbidire il muscolo per non irrigidirsi, chi lo sa, io non lo so, ma quando vedrò Mosserale lo chiederò perché mi interessa questa cosa. E qual è l'importanza della mandibola? Molte volte si sente dire tenere il mento leggero, il mento molto leggero, tanto è vero morbido, che molte cantanti quando cantano si vede proprio il mento che balla con se balla va male, se balla va mica bene, se balla non va bene, cioè, la posizione ideale sarebbe la posizione dello sbadiglio, ha capito?